Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Vediamo un po' in quanti siamo questa sera. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo un po' la chat. Ci scateniamo. Criptomania. Allora, stavo leggendo un po' il report, per quello faccio la live sempre qualche minuto più tardi. Allora, report neutrale per il momento. Se avete qualche problema con l'audio fatemi pure sapere prima. Allora, report neutrale, 25 punti, quindi come ci aspettavamo 25 punti. Poi hanno parlato del mercato del lavoro ancora abbastanza robusto, quindi non vedono ancora dati consistevoli per dire che il mercato del lavoro sta andando nella direzione che loro vogliono. Hanno parlato della guerra della Russia e Ucraina che ancora mette incertezza sui mercati, quindi c'è ancora incertezza per colpa di questa guerra, l'hanno menzionato nel report. Il CPI hanno detto è qualcosa di ok, quindi ancora non vedono forte l'inflazione venire giù in maniera così forte, dicono è ok, in qualche modo sta andando nella direzione. GDP dicono che ancora sta crescendo, quindi l'economia è ancora in crescita, loro vogliono vedere un rallentamento, quindi la crescita è ancora persistente dell'economia. Hanno parlato di una continuazione nell'increase, quindi ongoing increase, vuol dire che una possibile continuazione nell'aumento del hike rate, però non hanno parlato di quanto, non hanno parlato di fermare il hike rate, cosa che la gente continua a dire che la prossima volta lo faranno. Hanno solo scritto ongoing increase, quindi un continuo incremento lo vedono possibile del hike rate, quindi niente pausa come il mercato voleva. Possibile increase ongoing. Poi il balance sheet devono ancora scaricare un po' dal loro bilancio. Inflazione ancora alta per i loro parametri, elevata incertezza e niente ragazzi. Allora, il report molto simile a quello precedente, non hanno detto niente di diverso, hanno menzionato un po' la guerra, non ha voluto menzionare molto, diciamo, a livello di fare pause, diciamo, di fare pivot come il mercato spera. L'unica cosa, si giocherà tutto molto probabilmente durante il meeting, quindi il meeting sarà la parte più importante in questo momento, quindi noi seguiremo il meeting. Di video sufficiente a garantire uno streaming uniforme. Allora, se c'è qualche problema ragazzi fatemi sapere, perché qui mi sta dando che il segnale è un po' così, però se mi sentite bene, vedete bene, per me è a posto, non mi interessa di quello che dice YouTube, però se mi sentite bene, vedete bene, a posto così. Allora andiamo a vedere. Allora, a destra abbiamo, come tutte le volte che facciamo il nostro meeting, abbiamo il Nasdaq. Vediamo il Nasdaq perché comunque rappresenta un risk on asset, quindi solitamente rappresenta diciamo uno degli stock, quelli che quando pumpa vuol dire che la gente va più risk on invece di risk off. Ovviamente risk off vuol dire che la gente va su cose più sicure, quindi più bearish. Risk on vuol dire che la gente è più confidente nel mercato, quindi solitamente guardo il Nasdaq, e il Russell anche non è brutto da guardare per quanto riguarda queste cose, quindi questi sono i due che io guardo. Ovviamente tengo d'occhio il Nasdaq perché è uno di quelli che a me piace di più tradare in generale, sia up and down, quindi tengo in generale Nasdaq. Quindi per il momento c'ho il GTI ancora attivo, niente, non è successo niente, è andato un po' su un po' giù, quindi c'è stata sta mega candela che non ha fatto nient'altro che andare su e giù per tutto il tempo, e tutti stanno aspettando molto probabilmente il meeting, che andremo a vedere anche noi, andremo ad analizzare e andremo a commentare, vedremo un po' lui cosa dice. Quindi fatemi sapere cosa pensate che lui dirà. Secondo me non sarà felice con il pump che ha visto ultimamente, vedremo se il mercato li crede questa volta oppure continuerà a pumpare, quindi vediamo un po'. Ok, quindi il mercato in questo momento continuerà a pumpare oppure no? Cosa pensate voi? Fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, ci sono anche, ricordo, domani ci sono avvia una sessione di domanda e risposta, avvia un sondaggio, vediamo qua sto sondaggio. Allora, mercato pump or dump dopo il meeting, vediamo un po'. Pump, dump, vediamo qua, aggiungiamo neutro, vediamo un po'. Allora, vi ho mandato qua nella chat un sondaggio, quindi fatemi sapere cosa pensate, se ci sarà un pump, se ci sarà un dump oppure ci sarà una cosa neutra. Vediamo un po' quali sono le vostre aspettative, vediamo un attimo perché non me lo fa vedere.
down 50% dump, ok, vediamo un po', 50% dump, pump 24%, neutro 24%, quindi sì, siete abbastanza pessimisti in questo momento, cosa che potrebbe 48%, adesso è sceso un pochino, 0,25 è dump, ha già fatto 25, aveva già fatto 25 punti, quindi non farà più, non è 50 punti, quindi non è 0,50 e 25, l'hanno già confermato. Quindi vediamo un attimo, è stata una settimana veramente difficile, è stato un mese in generale abbastanza difficile, diciamo, quindi abbastanza incerto sia per i buyers che per i seller, in entrambe le direzioni, però vediamo cos'è, vediamo 49%, siete la maggioranza quasi bearish in questo momento, quindi ottimo, vediamo, speriamo sia un buon umore Powell, io non lo so perché voi sperate che sia di buon umore Powell. Se va giù il mercato, ragazzi, è un bene per tutti, fidatevi. Bene per tutti per quanto riguarda l'inflazione, ovviamente un'inflazione così alta fa solo male a lungo termine. Piccola recessione, così potete prendere gli asset che volete a prezzi migliori e poi si torna su fra qualche anno ancora più forti di prima, questa è la cosa migliore. Secondo me, vediamo qua la chat, se dampa, entro cannone su Aptos, ok, quindi... Che pensi di tweet di Barry? Barry ha detto che di sell, ha scritto solo sell stamattina, quindi però lui guarda molto a lungo termine, non penso che lui intenda solo oggi, penso che lui intenda in generale, lui ha una visione più a lungo termine. Poi parleremo anche della sua visione, spero che sia cattivo umore così fanno la spesa. Io aspetterei ancora un po' se dovesse dampare oggi violentemente. Comunque ricordate che domani ci sono i big tech, abbiamo ancora Amazon, abbiamo Apple e abbiamo Google, quindi questi tre ancora domani ci sono. Il mercato, penso soprattutto Nasdaq terrà sul mercato, infatti se andate a vedere tra l'SPX e il Nasdaq c'è una sostanziale differenza, oggi siamo meno 0,25 per l'SPX mentre il Nasdaq è a 0,39, quindi vedete la differenza. Questo è dovuto anche al fatto che domani ci sono earning dei big tech, quindi stanno holdando i loro big tech. Abbiamo anche Meta stasera, quindi penso che Meta farà, non lo so, Meta penso farà abbastanza schifo, gli ultimi li ha mancati tutti, non so se qualcosa è cambiato ma non penso, perché ovviamente ultimamente non sento molta innovazione da quel punto di vista, hanno fatto quello schifo di Metaverse che ovviamente è inutilizzabile. A parte quello, vediamo un attimo, ok, quanto manca al meeting? Manca ancora 9 minuti, quindi ancora 9 minuti, poi ascoltiamo cosa dice. La chat è disabilitata, disabilitato la chat di Powell se non riceveva gli insulti. Vediamo cos'è nel lungo termine, sembra bearish, test 24-25 poi down, potrebbe ancora andare su sicuramente, diciamo che la gente poi interpreta, abbiamo visto con i nostri occhi l'ultima volta che il mercato ha portato su parole molto bearish, sono andati su e poi qualche giorno dopo è dampato tutto, quindi non è ancora detto che oggi il mercato possa reagire in maniera razionale, quindi andremo a vedere un po' come si comporta, però oggi già una prospettiva importante, almeno per chi come me segue a lungo termine quello che succede, poi quello che succede in una serata così poco rilevante per quanto riguarda quello che si fa a lungo termine. Già in parere personale Bitcoin toccherà nuovi minimi verso giugno e luglio, probabilmente, se le mie analisi nell'ultimo video, quello che avevo fatto dell'analisi tempistica è giusto, potrebbe essere che a agosto vediamo il minimo di questo bear market o qualcosa di simile, poi si lateralizza per un po'. Ovviamente questo dipende molto, ragazzi, sapete, da quello che farà la Fed e dai hike rate, quindi questo è importante da guardare. Il mercato di criptovalute è qualcosa di molto correlato al momento, anzi la correlazione si è alzata molto col Nasdaq ultimamente, quindi durante questo pump si è correlato ancora di più con il Nasdaq. Nel lungo termine sempre bearish, spero non dump, così si carica di butto i prossimi anni, anch'io spero non dump, ma per tanti motivi, non solo per lo stock market, proprio anche per il benessere del mercato in generale. Il mercato in questo ultimo mese è andato... Se dovesse arrivare a Bitcoin 25 Will, secondo me fanno un super sell, probabile 25k, vedo belli sniper che sono posizionati lì, anch'io. Devo fare acquisti, il mercato tradizionale è troppo alto, ok. Allora quindi ci avete tutti più o meno la stessa prospettiva, che è troppo alto il mercato tradizionale, tutto quanto. C'è molta gente bullish invece, molta gente seria
a livello di economisti e analisti. Cioè io in queste ultime 2 settimane ho visto una cosa come forse 200 interview e gente molto valida, cioè da entrambi i lati, sia bears che bulls, e sono divisi praticamente a metà, chi dice una cosa, chi dice un'altra. Poi ovviamente ognuno si fa le sue opinioni, sapete in questo mercato è difficile prendere tutti quanti una posizione sola, anche perché il mercato è irrazionale, soprattutto nel breve termine non è razionale il mercato. Poi nel lungo termine ovviamente segue le fondamenta, qualunque cosa avvenga. Allora, vediamo un attimo per quanto riguarda il Bitcoin, vediamo Bitcoin dov'è in questo momento. Bitcoin in questo momento abbiamo ricevuto un segnale di sell qualche giorno fa sul GTI, come vedete qua, dopo tutti i segnali di buy che abbiamo avuto durante la salita, quindi primo segnale di sell sul GTI. Ragazzi, ricordo che c'è il 25% di sconto sui corsi se vi interessa e sul Discord Premium, dove ovviamente tutti i giorni siamo nel pieno dell'azione dei mercati, analizziamo tutto, fondamentale, tecnico, facciamo investimenti, posizionamenti. Quindi se vi interessa ragazzi ovviamente metto il link dopo, non mi ricordo, il codice era anniversario GEM25 tutto in maiuscolo, poi magari lo lascerò sotto. Comunque se andate su Instagram lo vedete. Ultimamente siamo cresciuti molto, molta gente è passata dal mensile all'annuale, vuol dire che molta gente che è rimasta dentro per mesi ovviamente ha sfruttato l'occasione, visto ovviamente il servizio che diamo, e molto deve ancora arrivare, ok? Sto lavorando, vediamo adesso il sondaggio, dump 48%, siamo rimasti neutro 24%, pump 28%, quindi 28% di voi pensa pump. Sono curioso di capire chi ha messo pump su quali basi, ovviamente tutto è possibile, basi speculative o più basi fondamentali, cosa pensate sia il pump? Poi andiamo a vedere quanti siamo. Bene, bene, bene ragazzi, mettete like e girate questa live perché stasera andiamo in guerra, stasera si fa guerra. Andiamo a vedere quanto manca, mancano 5 minuti. Allora io darei una veloce analisi del mercato intanto che mancano 5 minuti, vedrei un po' come sta andando tutto il mercato in generale. Allora mettiamo via il GTI e guardiamo un po' i nostri limiti. Allora trend line abbiamo la 0.3805, 11.500 è un livello chiave per il Nasdaq, quindi rompendo questo potrebbe essere che aspetta fino a venerdì per rompere. Comunque livello chiave 11.500 a ribasso per il Nasdaq. In caso ci sia un pump di continuazione molto probabile il Nasdaq possa andare a toccare, andiamo a vedere quali sono le possibilità in caso di pump. Sapete comunque facciamo anche l'inverso, non vediamo soltanto una cosa, vediamo anche la parte bullish perché non possiamo controllare il mercato, possiamo soltanto cercare di capire dove può andare. Vediamo che siamo sulla zona dei 100 qua su, quindi a 12.500 che è un livello che io ho sempre detto molto importante per me. Ho già preso degli short da quel livello e poi l'1.6 in verità è molto alto, l'1.6 si trova a 13.500 quasi al top precedente, quindi non so, magari in caso di earning positivi, in caso di Fed positiva, potrebbe anche arrivare qui. Però in questo momento, come vedete, deve ancora far fuori il high precedente, cosa che non riesce a fare. Quindi prima di parlare di livelli così alti bisogna vedere movimenti più sostanziali. Come ho detto, penso che sia tenuto su soprattutto per gli earning dei big tech che arriveranno nei prossimi giorni, quindi questo è una cosa che guardo. Poi andiamo a vedere invece il DXY. Sapete che il DXY è un indice, comunque anche qui bear, bulls, quelle cose lì. Andiamo a vedere il DXY, ovviamente pumpa in caso la Fed sia più bearish, quindi ovviamente la gente tende ad andare in cash, quindi a comprare dollaro in caso diciamo vanno risk off. Mettiamo su questo, vediamo un po', oggi stavo guardando le zone di demand e supply, quindi le zone di domanda e offerta che vediamo in questo momento stanno giocando molto bene in questo momento, quindi vediamo qui. Mamma mia, sta rallentando già il computer perché con queste live e questo programma, vedete qui, siamo ancora qua dentro. Ovviamente la rottura di questa trend line darebbe un bullside. Io penso che ancora non ha toccato il livello minimo, che è questo qua, che è un supporto psicologico, questa zona ancora non l'ha toccata, quindi andiamo a vedere come reagirà. Intanto Bitcoin continua a rimanere praticamente da nessuna parte, rimane sui 23.000 praticamente imbambolato. Ovviamente anche lui aspetta che la Fed parli e mi sembra che siamo come i pistoleri. Avete presente i pistoleri che rimangono tipo nel Far West, che stavano tutti
con le mani sulla pistola, tipo che pronti a schiacciare, no? Il primo che si muove sparano. Mi sembra che una di quelle scene lì, infatti chissà Powell come il livello di nervosismo di Powell nelle parole che dice, sapete, dice la parola sbagliata, questo mercato va sulla luna, o dice una parola sbagliata dall'altra parte, questo mercato scende come una pera scende come una pera giù così dritto dritto. Quindi mi sembra proprio una di quelle scene lì, sapete, dei pistolieri nel Far West che tutti aspettano di sparare il loro colpo, sono tutti lì che aspettano di schiacciare, no, buy o sell, qualunque cosa dirà Powell. Vediamo un po' la chat. Speculativo pump, quello sempre in conto. Stasera dump aggressivo. Vediamo, anch'io pump speculativo. Essendo tutto manipolato e sparando nel dump, credo che i mercati saliranno nonostante il discorso di Powell per farci abboccare con i long per poi liquidarci tutti. Possibile, seguite gli alti time frame, non vi fregheranno mai. Short squeeze a rialzo, poi appena tutti i long sbam, mega dump per far salire, può essere, possibile scenario. Pump perché non ha senso come si sta muovendo il mercato, quindi farò l'opposto di ciò che serve. Gen farà un dump, se guardi nella chat dump sempre martedì, mercoledì. Perfetto, ciao Davide. Bene ragazzi, quindi vediamo adesso quando inizia, sta quasi per iniziare, quindi un po' di silenzio adesso. La musichetta della Fed, questa è la musichetta della Fed, quindi eccolo lì, già i mercati si muovono senza ha soltanto starnutito. Cerchiamo di mercati scendono ancora prima di vedere Powell. Bene, vediamo. L'ultima volta c'è dato un bel segnale il GTI short durante il discorso. Vediamo se ci darà ancora l'altro segnale. Good afternoon and welcome. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Over the past year, we've taken forceful actions to tighten the stance of monetary policy. We've covered a lot of ground, and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Even so, we have more work to do. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive stance for some time. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 1%. Recent indicators point to modest growth of spending and production this quarter. Consumer spending appears to be expanding at a subdued pace, in part reflecting tighter financial conditions over the past year. Activity in the housing sector continues to weaken, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Despite the slowdown in growth, the labor market remains extremely tight. Il mercato del lavoro ancora 50-year low, job vacancies still very high, and wage growth elevated. That's not good. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 247,000 jobs per month over the last 3 months. Abbastanza bearish. Although the pace of job gains has slowed over the course of the past year and nominal wage growth has shown some signs of easing, the labor market continues to be out of balance. Labor demand,
substantially exceeds the supply of available workers, and the labor force participation rate has changed little from a year ago. Domanda ancora forte per il mercato del Inflation lavoro. remains well above our longer run goal of 2%. Okay. Over the 12 months ending in December, Questo non total piacerà PCE per prices niente ai rose mercati. 5.0%. Ok. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.4%. The inflation data received over the past 3 months show a welcome reduction in the monthly pace of increases. And while recent developments are encouraging, we will need substantially more evidence to be confident that inflation is on a sustained Non downward sono path. contenti con le evidenze che hanno adesso. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that's not grounds for complacency. Although inflation has moderated recently, it remains too high. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 25 basis points, bringing the target range to 4.5 to 4.75%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. With today's action, we have raised interest rates by 4.5 percentage points over the past year. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. We are seeing the effects of our policy actions on demand in the most interest-sensitive sectors of the economy, particularly housing. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. In light of the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, the committee decided to raise interest rates by 25 basis points today, continuing the step down from last year's rapid pace of increases. Shifting to a slower pace will better allow the committee to assess the economy's progress toward our goals, as we determine the extent of future increases that will be required to attain a sufficiently restrictive stance. We will continue to make our decisions meeting by meeting, taking into account the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. We have been taking forceful steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. We will stay the course until the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your Ho questions. detto le stesse cose che ho detto l'altra volta. Vediamo le domande. Chris Rugaber of Associated Press, thank you for doing this. As you know, financial conditions have loosened since the fall, with bond yields falling, which has also brought down mortgage rates, and the stock market posted a solid gain in January. Does that make your job of combating inflation harder? And could you see lifting rates higher than you otherwise would to offset the increase in, or to offset the easing of financial conditions?
So it is important that overall financial conditions continue to reflect the policy restraint that we're putting in place in order to bring inflation down to 2%. And of course, financial conditions have tightened very significantly over the past year. I would say that our focus is not on short-term moves, but on sustained changes to broader financial conditions. And it is our judgment that we're not yet at a sufficiently restrictive policy stance, which is why we say that we expect ongoing hikes will be appropriate. Of course, many things affect financial conditions, not just our policy. And we will take into account overall financial conditions along with many other factors as we set policy. Praticamente ha detto le stesse cose che ha detto nell'ultimo meeting. Rachel Siegel from the Washington Post. Over the last quarter, we've seen a deceleration in prices, in wages, and a fall in consumer spending, all while the unemployment rate has been able to stay at a historic low. Does this at all change your view of how much the unemployment rate would need to go up, if at all, to see inflation come down to the levels you're looking for? So I would say it is a good thing that the disinflation that we have seen so far has not come at the expense of a weaker labor market. But I would also say that disinflationary process that you now see underway is really at an early stage. What you see is really in the goods sector, you see inflation now coming down because supply chains have been fixed, demand is shifting back to services, and shortages have been abated. So you see that in the housing services sector. We expect inflation to continue moving up for a while, but then to come down, assuming that new leases continue to be lower. So in those two sectors, you've got a good story. The issue is that we have a large sector called non-housing service, core non-housing services, where we don't see disinflation yet. But I would say that so far, what we see is progress, but without any weakening in labor market conditions. Go ahead. Has your expectation for where the unemployment rate might go changed since December? You know, we're going to write down new forecasts at the March meeting, and we'll see at that time. I will say that it is gratifying to see the disinflationary process now getting under. Ma ovviamente non si capisce perché il mercato sta andando su, molto probabilmente è uno short squeeze. Alla fine ha detto le stesse cose che ha detto nell'ultimo meeting, quindi non c'è stato nessun miglioramento come il mercato pensava. Quindi vediamo qualche domanda che può scatenare qualche cosa di diverso. We saw the opposite in the December JOLTS this morning, job openings actually rising. That also has coincided with slowdown in wage inflation. Molto probabile vado su ai 2,5, vediamo. Sono livelli che a cui puntano anche i buyers, vediamo un po' se ci raggiungono. We've seen average hourly earnings and now the employment cost index abating a little bit. Il mercato non crede a Powell, non li crede. Dice no. But still at levels that are fairly elevated. The job openings number in JOLTS has been quite volatile recently, and I did see that it moved back up this morning. I do think that it's probably an important indicator. The ratio, I guess, is back up to 1.9 job openings to unemployed people who are looking for work. So it's an indicator, but nonetheless, you're right. We do see wages moving down. If you look across the rest of the labor market, you still see very high payroll job creation, and quits are still at an elevated level. So by many indicators, the job market is still very strong. Qua parla sempre del mercato del lavoro, che ormai è la sua fissa, che è ancora troppo alto. Quindi loro praticamente cercano di fargli dire qualcosa del tipo che sì, le condizioni, gli ultimi dati sono buoni. Lui continua comunque a dire sì, gli ultimi report sono buoni, però nella grande, diciamo nell'aspetto generale delle cose non è quello che noi vogliamo, quindi continua a rigettare la teoria bullish che loro cercano comunque di passare durante le domande. Obviously back in December, and the median for that was between 5 and 5.25%. At the March meeting, we're going to update those assessments. We did not update them today. We did, however, continue to say that we believe ongoing rate hikes will be appropriate to attain
a sufficiently restrictive stance of policy to bring inflation back down to 2%. We think we've covered a lot of ground, and financial conditions have certainly tightened. I would say we still think there's work to do there. We haven't made a decision on exactly Che cosa è successo? where that will be. I think we're going to be looking carefully at the incoming data between now and the March meeting and then the May meeting. I don't feel a lot of certainty about where that will be. It could certainly be higher than we're writing down right now. If we come to the view that we need to write down to move rates up beyond what we said in December, we would certainly do that. At the same time, if the data come in the other direction, then we'll make data-dependent decisions at coming meetings, of course. Just as a quick follow-up, how are you viewing the kind of balance of risk between those two options of, the likelihood of maybe falling short of that or going beyond that level? Abbastanza bearish comunque le sue parole, però il mercato sta andando su, vediamo dove vuole arrivare il mercato. It's very difficult to manage the risk of doing too little and finding out in 6 or 12 months that we actually were close but didn't get the job done, and inflation springs back and we have to go back in, and now you really do worry about expectations getting unanchored and that kind of thing. This is a very difficult risk to manage, whereas of course, we have no incentive and no desire to over tighten, but if we feel like we've gone too far, we can certainly and inflation is coming down faster than we expect, then we have tools that would work on that. So I do think that in this situation where we have still the highest inflation in 40 years, the job is not fully done. As I started to mention earlier, we have a sector that represents 56% of the core inflation index where we don't see disinflation yet. So we don't see it. It's not happening yet. Inflation in core services ex housing is still running at 4% on a 6 and 12-month basis. So there's nothing happening there. In the other two sectors, representing less than 50%, you actually, I think, now have a story that is credible, that's coming together. Although you don't actually see disinflation yet in housing services, but it's in the pipeline, right? So for the third sector, we don't see anything here. So I think it would be very premature to declare victory or to think that we've really got this. We need to see, our goal, of course, is to bring inflation down. And how do we get that done? There are many, many factors driving inflation in that sector, and they should be coming into play to have inflation, the disinflationary process, begin in that sector. But so far we don't see that. And I think until we do, we see ourselves as having a lot of work left to do. Qua continua a dire ovviamente che hanno ancora del lavoro da fare, che su molti settori ancora l'inflazione è alta comunque, quindi lui dice sì, è venuta giù su alcune cose, ma su molti fattori ancora mostra molta resistenza. No, I just wanted to connect a couple dots here. The statement made a number of changes that seem to be saying things are Vediamo dove vuole arrivare stasera il mercato. That's new. You've taken out references to the war in Ukraine as causing price increases. You've taken out references to the pandemic. You've eliminated all the reasons that you said prices were being driven higher. Yet that's not mapping to any change in how you describe policy. We still have ongoing increases to come. Bitcoin sta salendo. Why is that the case? And does it have more to do with uncertainty around the outlook, or more to do with you not wanting to give a very overeager market a reason to get ahead of itself and overreact? So I guess I would say it this way. We can now say, I think, for the first time, that the disinflationary process has started. We can see that, and we see it really in goods prices so far. Goods prices is a big sector. This is what we thought would happen since the very beginning, and now here it is actually happening, and for the reasons we thought. It's supply chains, it's shortages, and it's demand revolving back towards services. So this is a good thing. But that's around a quarter of the PCE price index, core PCE price index. Yeah, so the second sector is housing services, and that's driven by very different things. And as I mentioned, with housing services, we expect vediamo qua come reagisce. Inflation will continue moving up for several months, but will then come down, assuming that new leases continue to be soft. And we do assume that. So we think that that's sort of in the pipeline. And we actually see disinflation in the goods sector, and we see it in the pipeline for two sectors that amount to a little less than half. So this is good, and we note that when we say inflation is coming down, this is good.
we expect to see that disinflation process will be seen, we hope soon, in the core goods ex-housing, the core services ex-housing sector that I talked about. Già overbought. We don't see it yet. It's 7 or 8 different kinds of services. Not all of them are the same, and we have a sense of what's going on in each of those different subsections. Probably the biggest part of it, probably 60% of that is research would show is sensitive to slack in the economy, and so the labor market will probably be important. Some of the other ones, the labor market's not going to be important. Many other factors will drive it. In any case, we don't see disinflation in that sector yet, and I think we need to see that. It's the majority of the core PCE index, which is the thing that we think is the best predictor of headline PCE, which is our mandate. So it's not that we're neither optimistic nor pessimistic. We're just telling you that we don't see inflation moving down yet in that large sector. I think we will fairly soon, but we don't see it yet. Until we do, I think we see ourselves, we got to be honest with ourselves, we see ourselves as having perhaps more persistent inflation in that sector, which will take longer to get down. And we're just going to have to complete the job. I mean, that's what we're here for. Continuo a ripetere la stessa frase a tutti i giornalisti. Praticamente tutti gli chiedono un po' di settori, cosa ne pensa dell'inflazione qua, dell'inflazione là che viene giù qua, viene giù là, e lui ripete sempre la stessa cosa, dice sì, vediamo un po' di miglioramenti, però dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro e portarla giù, non vediamo ancora quel miglioramento che noi vogliamo nel settore. Quindi lui continua a ripetere a tutti la stessa cosa, probabilmente perché ormai ha paura di dire qualcosa al di fuori, diciamo. Sicuramente se le scritte giù queste cose, questa frase la ripete continuamente per evitare che ci siano interpretazioni sbagliate da parte dei mercati, cosa che comunque in qualche modo avviene comunque, perché vedo il mercato andare su. Comunque seguiamo. Wall Street Journal. Chair Powell, you observed several years ago that we learned we can have a low unemployment rate without above target inflation, and we have learned lately that inflation can come down from its uncomfortably high level despite a historically low unemployment rate. Given that, and given how much you did over the last year, why do you think further rate increases are needed? Why not stop here and see what transpires in the coming months before raising rates? Si richiede perché non fermarsi ora, ha detto. So we've raised rates 4.5 percentage points, and we're talking about a couple of more rate hikes to get to that level we think is appropriately restrictive. And why do we think that's probably necessary? We think because inflation is still running very hot. We're, of course, taking into account long and variable lags. We're thinking about that. The story we're telling about inflation is, to ourselves, and the way we understand it is basically the 3 things that I've just gone through a couple times. And again, we don't see it affecting the services sector ex-housing yet. But I mean, I think our assessment is that we're not very far from that level. We don't know that, though. We don't know that. So I think we're living in a world of significant uncertainty. I would look across the spectrum of rates and see that real rates are now positive, right, by an appropriate set of measures, are positive across the yield curve. I think policy is restrictive. We're trying to make a fine judgment about how much is restrictive enough. That's all. And we're going to, that's why we're slowing down to 25 basis points. We're going to be carefully watching the economy and watching inflation and watching the progress of the disinflationary process. Did you or your colleagues discuss the conditions for a pause at this meeting this week? You'll see that the minutes will come out in 3 weeks, and we'll give you a lot of detail. We spent a lot of time talking about the path ahead and the state of the economy. Vediamo se arriva a 12.05 come avevo I wouldn't detto. want to start to describe all the details there, but that was the sense of the discussion, was really talking quite a bit about the path forward. Quello è un livello molto importante, psicologico per i trader. Vediamo se ci arriva. Hi, Chair Powell. I wanted to ask about the debt ceiling. Given that we've now hit up against it, I was wondering if Sì, comunque al momento il mercato è completamente illogico, sta andando su Powell che dice che continuerà a incrementare il hike rate e che non vede miglioramenti. Quindi So your question is, would we say your question again? Will the Fed do what Treasury directs as it relates to making payments, or will it do its own analysis of any legal constraints? So you're really asking about, you're asking about prioritization in effect, is what Yes, you're, okay. yes.
So I feel like I have to say this. There's only one way forward here, and that is for Congress to raise the debt ceiling so that the United States government can pay all of its obligations when due. And any deviations from that path would be highly risky, and that no one should assume that the Fed can protect the economy from the consequences of failing to act in a timely manner. In terms of our relationship with the Treasury, we are their fiscal agent, and I'm just going to leave it at that. Are you actively doing any planning of what might happen in the event that would happen? I'm just going to leave it at that. This is a matter that's to be resolved between, it's really Congress's job to raise the debt ceiling, and I gather there are discussions happening, but they don't involve us. We're not involved in those discussions, so we're the fiscal agent. Allora, vediamo un po'. Qui non sembra più che dica niente di interessante, sinceramente. Allora, vediamo un po' la chat, come state reagendo, ragazzi. Allora, ovviamente chi ha detto pump su speculazione ha avuto ragione. 4 ore da grande vuole diventare lo smart money come Gem. Ciao Gem, come viene durato il discorso? Allora, come tradare questo discorso? Allora, io sicuramente a lungo termine rimango bearish, perché comunque alla fine vedo questo molto un pump speculativo. Secondo me questo avrà breve vita, molto probabilmente vogliono portarlo a certi livelli per damparlo, prendere liquidità. Questo avrà vita breve comunque, perché quello che ha detto lui non dà niente di bullish a lungo termine, quindi se i mercati tradizionali sono lungo termine sicuramente questo non ha molto senso. Ovviamente il risk on asset, questo ha fatto andare su anche Bitcoin e altri risk on asset, quindi come Bitcoin vedete qui sta andando leggermente su, ovviamente sotto ancora l'ultimo high, quindi stasera mi ricordo l'ultima volta che è successo un pump del genere, è stato l'hanno fatto un pump per un giorno intero, poi il giorno dopo 24 ore hanno fatto un dump pazzesco a ribasso, quindi può durare ancora per un giorno. Ho detto, secondo me fino a venerdì tutto può succedere, venerdì abbiamo altri dati, domani abbiamo i big tech, quindi vediamo qui, però ovviamente per quello che vi posso dire che ho sentito in questo momento, lui non ha detto niente di bullish, anzi lui è stato molto bearish per quanto riguarda il continuo high rate, ha evitato qualunque domanda in cui i giornalisti hanno provato a dirgli guarda, ma però questo dato è positivo, questo dato è così, cosa ne pensi, ma perché non fermi? Addirittura uno gli ha chiesto perché non fai uno stop adesso del high rate e vedete un po' quello che avete fatto in passato, se ha effetto futuro. Quindi cercano di comunque di avere dichiarazioni bullish, abbiamo visto anche nell'ultima press conference c'è la stessa cosa, lui ripete sempre le stesse cose, dice comunque loro preferiscono di avere diciamo una recessione che possono uscirne piuttosto che avere il problema opposto, cioè arrivare fra qualche mese e capire che erano molto vicini a fermare l'inflazione e poi alla fine hanno mollato troppo presto. Quindi preferiscono fare un errore, cadere in una recessione, piuttosto che fare un errore e ritrovarsi diciamo l'inflazione agli alti dei livelli più avanti. Quindi questo è quello che lui ha detto ai giornalisti. Quindi hanno i mezzi per riportare sull'economia in caso si scenda in una recessione. Il problema è che già fanno fatica a portare giù l'inflazione, quindi non vogliono ritrovarsi di nuovo l'inflazione ad alti livelli, perché quello sarebbe un problema ancora più grosso e invece di una recessione rischia anche di essere una depressione economica poi per riportarla giù, quindi ancora peggio. Quindi queste perlomeno sono le considerazioni, niente di bullish sinceramente, quindi non comprendo questo pump, ma sapete al breve termine, come ho sempre detto, i mercati non sono razionali nel breve, sono più razionali nel lungo, quindi continuiamo a vedere un po'. Io consiglio di guardare time frame 15 minuti molto importanti, come vedete sul Nasdaq rispetta molto i 15 minuti, quindi le EMA, l'orario sicuramente per un cambio trend totale, però ho detto molto probabile qua vanno a prendere alcuni livelli, abbiamo ancora livelli di fib molto importanti qui. Come ho detto, io guardo il 12.500 perché lo conosco, è un livello che in passato ha mostrato forte pressione di sell, quindi vediamo se riescono ad arrivare lì e poi magari aggiorneremo sicuramente domani. Però come ho detto il Nasdaq è forte perché si aspetta gli earnings di Apple e Amazon e Google. Vediamo anche l'SPX che sale in questo momento e sembra sì proprio un classico pump su speculativo, molto molto speculativo, infatti c'è da stare attenti in queste occasioni. Vediamo cosa continuano a dire, perché ovviamente non vogliamo si sfugge qualche domanda strana. Do not see this as a time to pause. We judged that the appropriate, thing to do at this meeting was to raise the federal funds rate by 25 basis points, and we said that we continue to anticipate that ongoing increases
in a target range will be appropriate in order to attain that stance of sufficiently restrictive monetary policy that will bring inflation down to 2%. So that's the judgment that we made. We're gonna write down new forecasts in March, and we'll certainly be looking at the income data as everyone else will. Sorry, I should have been clear. I mean, would it be possible to take a meeting off, for example, and then resume? Could you, rather than just doing at every meeting, Ok, DXY è andato go a little bit giù, more ha slowly, take some toccato. gaps in between moves? Ok, DXY nella zona di demand, quella a lunghi time frame. Vediamo se... Vediamo un attimo, sta prendendo anche qui. Every other meeting, if you remember, 25 basis points, and that was considered a fast pace. Ok, nella zona di liquidità, quella a lungo termine, DXY. They left it that they're willing to raise rates after pausing, but this is not something that the Federal Open Market Committee is on the point of deciding right now. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, the SEP has the PCE inflation rate in 2023 at 3.1%. Meanwhile, the 3-month annualized PCE is 2.1%, and you've achieved this without going to your 5.1% funds rate, which is what you have penciled in for this year. And you've also achieved it without the 1 percentage point increase in the unemployment rate, which you have penciled in for this year. I'm wondering if you've considered the idea of whether or not your understanding of the inflation dynamic may be wrong, and it's possible to achieve these things without raising rates that high, and also without the surge in unemployment. And specifically, I wonder if you might comment on the speech given by Vice Chair Lael Brainerd, who said, to the extent that inputs other than wages may be responsible in part for important price increases for some non-housing services, an unwinding of these factors. In other words, it may not be wages, the idea that it may not require unemployment rising to get this sector of inflation under control. Thanks. So a couple things. First, on the forecast, if you're right, if you take very short-term, three-month, say, measures of PCE, core PCE inflation, they're quite low right now, but that's because that's driven by significantly negative readings from goods inflation. Most forecasters would think that the significantly negative readings will be transitory, and that goods inflation will move up fairly soon back up to its longer run trend of something around 0, something like that. So a lot of forecasts would call for core PCE to go back up to 4% by the middle of the year, for example. So that's really where the sustainable level is more like at 4%. So that would suggest there's work left to do. Let's say inflation does come down much faster than we expect, which is possible. As I mentioned, obviously our policy's data dependent. We would take that into account. In terms of the core non-housing services, as I mentioned earlier, it's a very diverse sector, 6 or 7 sectors, and so sectors that represent 55 or 60% of that subsectors of that sector we think are sensitive to slack in the economy, sensitive to the labor market in a way. But some of the other sectors are not. And for example, financial services is a big sector that's really not driven by labor markets, wages. So that's why I said there are a number of things that will affect. Take restaurants, right? So clearly labor is important for restaurants, but so are food prices. And transportation services is going to be driven by fuel prices, for example. So there are lots of things. Attenzione a questi pump, ragazzi, that will sto drive dicendo. inflation. I would say overall, though, my own view would be that you're not going to have a sustainable return to 2% inflation in that sector without a better balance in the labor market. And I don't know what that will require in terms of increased unemployment, your question. I do think there are a number of dimensions through which the labor market can soften. And so far we've got, as I mentioned, in goods, we have inflation moving down without the softening in the labor market. I think most forecasters would say that unemployment will probably rise a bit from here, but I continue to think that there's a path to getting inflation back down to 2% without a really significant economic decline or a significant increase in unemployment.
And that's because the setting we're in is quite different. The inflation that we originally got was very much a collision between very strong demand and hard supply constraints, not something that you really have seen in prior business cycles. And so now we see goods inflation coming down for the reasons we thought, and we understand why housing inflation will come down. And I think a story will emerge on the non-housing services sector soon enough. But I think there's ongoing disinflation, and we don't yet see weakening in the labor market. So we'll have to see. Is there a 5%? Certainly possible. Yeah, absolutely, it's possible. It's a question no one really knows. I think it's because this is not like the other business cycles in so many ways. It may well be that that it will take more slowing. Dove pensate che arriverà il mercato questa notte allora? Vediamo un po' qua nella chat cosa ne pensate. Allora, come abbiamo detto, il meeting non ha detto niente di diverso molto dall'altro, non ha detto niente di positivo. Il mercato però per qualche motivo, infatti sto cercando di vedere su Google qual è la narrativa, vediamo un po' la narrativa su Twitter. Qual è la narrativa? Vediamo un po'. Allora, so che uno dei miei siti preferiti è investing.com, dove gli piace speculare un sacco a loro. Sul rate hike, vediamo cosa dicono. Have no incentive desire to over tighten rates. Ok, quindi la parola che ha detto, vedete qua, che non è incentivato a over tighten, quindi ecco perché. Disinflationary process has started, especially in goods. Focus on a sustained change to financial condition. Fed discussing a couple more hikes to restrictive level. Ecco perché c'è una narrativa un po' così, quindi sì, diciamo che l'interpretazione speculativa si è lasciata andare. Powell have no incentive, quindi perché lui ha detto comunque non è che noi vogliamo fare un over tightening, vediamo qua cosa dicono. Ok, quindi probabilmente questa è la narrativa che sta circolando. Vediamo qua, non abbiamo incentivi, desiderio di ridurre le tariffe. Ok, jump to sing higher last up to 010, questo non ha senso perché vediamo un attimo altre notizie. Does a more couple of sì, questo non l'ha detto in verità, un altro paio di high race, non mi ricordo che abbia detto sta cosa, ha detto un continuo. Vediamo se è arrivato a toccare i 12,5. Vediamo intanto cosa dice nelle domande, non vorrei che ci sfugga qualche domanda. Alcuni puntano 25k Bitcoin, vediamo. C'è un segnale di reverse qua, però ancora non è confermato sulle 4 ore. Andiamo sull'orario. Michael McKee from Bloomberg TV and Radio. I'd like to pick up on what you were just saying about a substantial downturn and ask, with the full weight of your tightening not in place yet, and with the progress against inflation, there's still a lot of talk about very, very slow growth going forward in 2023, and the recession indicators are all suggesting that we are going to see recession this year. So I'm wondering if you've changed your view or you have a more nuanced view of what you think the danger to economic growth is going forward, and whether you're very close to perhaps tipping it into the wrong place, which calls for more restraint on your part. So, questo per esempio vuole fargli dire che è molto vicino a cominciare a essere un po' più soft. Vediamo. Most forecasts and my own assessment would be that growth will continue, positive growth will continue, but at a subdued pace, as it did last year. We had growth of GDP growth of 1% last year, and also final sales growth, which we think is a better indicator of about 1%. I think most forecasts and certainly my assessment would be that growth will continue at a fairly subdued level this year. There are other factors, though, that need to be considered. You will have seen that the global picture is improving a bit, and that will matter for us potentially. The labor market remains very, very strong.
And that's job creation, that's wages. As inflation does come down, sentiment will improve. You also, state and local governments are really flush these days with Gold money, pampa and perché il many of them are DXY è considering tax sceso, cuts or even sending quindi è checks. normale. So I think that's going to support. They're also spending a lot. There's a lot of spending coming in the construction pipeline, both private and public, and so that's going to support economic activity. So I think there's a good chance that those factors will help support positive growth this year, and that's my base case is that there will be positive growth this year. Che potrebbe essere comunque una crescita positiva, questo ovviamente è bullish per i mercati, quindi prenderanno questa parte. First of all, how are you doing? Fine, thanks. Fine. Good. Second off, I think earlier on in the press conference you said you need to see substantially more evidence of inflation coming down. Can you give us some idea of what you're thinking of? You mentioned 3 months, that we've seen 3 months in a row. Governor Waller suggested he might want to see 6 months. Is it just the inflation data, or do you have to see the labor market coming back into better balance to have that substantially more evidence? So I don't think there's going to be a light switch flipped or anything like that. I think it's just an accumulation of evidence. So of course we'll be looking, by the time of the March meeting, we'll have 2 more employment reports, 2 more CPI reports, and we'll be looking at those carefully, as all of us will, and we'll be asking ourselves, what are they telling us? And soon after that, we'll have another ECI wage report, which, as you know, is a report that we like because it adjusts for composition and it's very complete. And the one we got, I guess it was yesterday, was constructive. It shows wages coming down, but still at a high level. They're still at a level that's well above where they were before the pandemic. So I don't want to put a number on it in terms of months, but as the accumulated evidence comes in, it's going to be reflected in our assessment of the outlook, and that will be reflected in our policy over time. But I will say, though, it is our job to restore price stability and achieve 2% inflation for the benefit of the American public. Market participants have a very different job. And it's a fine job. It's a great job. In fact, I did that job for years, but in one form or another. But we have to deliver that, and so we are strongly resolved that we will complete this task because we think it has benefits that will support economic activity and benefit the public for many, many years. Thank you, Michelle. Thank you, Fed Chairman, for taking the questions. So you've talked about we had solid job growth. I'm Edward Lawrence from Fox Business, by the way. We had solid job growth, a slight falling in the increase in consumer spending. It seems so far it's been relatively mild from the economy to go from a 9.1% CPI inflation to 6.5% CPI inflation. Is the hard part yet to come, to go from 6.5 to 2? I don't think we know, honestly. So we, of course, expected goods inflation to start coming down by the end of 2021, and it didn't come down all through 22, and now it's coming down, and it's coming down pretty fast. So I would say this is not a standard business cycle where you can look at the last 10 times there was a global pandemic and we shut the economy down, and Congress did what it did and we did what we did. It's unique. So I think certainty is just not appropriate here. Inflation, it's just harder to forecast inflation. It may come down faster, it may take longer to come down. And our job is to deliver inflation back to target, and we will do that. But I think we're going to be cautious about declaring victory and sending signals that we think that the game is won, because we've got a long way to go. It's the early stages of disinflation, and it's most welcome to be able to say that we are now in disinflation. But that's great, but we just see that it has to spread through the economy and that it's going to take some time. That's all. How long do you see then the federal funds rate remaining at this elevated level? So my forecast and that my colleagues will see from the SEP, and there are many different forecasts, but generally it's a forecast of slower growth, some softening in labor market conditions, and inflation moving down steadily, but not quickly. And in that case,
if the economy performs broadly in line with those expectations, it will not be appropriate to cut rates this year, to loosen policy this year. Of course. Quindi parla che non sarebbe appropriato secondo lui, se deve fare un forecast, di tagliare il rate quest'anno. Other people have forecasts with inflation coming down much faster. That's a different thing. You know, if that happens, if inflation comes down much faster, you know, then we'll be seeing that, and it will be incorporated into our thinking about policy. Dice comunque se dovesse venire giù troppo velocemente probabilmente potranno valutare la situazione. Non vuole dire che taglieranno perché non vuole che usino queste parole contro di lui e lo capisco, però sì, ha detto che dai dati attuali se dovesse valutare a lungo termine molto probabilmente non taglieranno per tutto il 2023 il hike rate. Thank you, Chair Powell. Simon Rabinovich with The Economist. May I ask a further question about the language around ongoing increases? That, of course, implies at least 2 further rate rises. If you look at Fed Fund futures pricing, the implication is that you'll raise rates one more time and then pause. Are you concerned about that divergence, or do you think if everything breaks right, is that a plausible outcome? I'm not particularly concerned about the divergence, no, because it is largely due to the market's expectation that inflation will move down more quickly. I think that's the bigger part of that. So again, as I just mentioned, our forecasts, different participants have different forecasts, but generally those forecasts are for continued subdued growth, some softening in the labor market, but not a recession. And we have inflation moving down, into the somewhere in the mid 3s or maybe lower than that this year. We'll update that in March, but that's what we thought in December. Markets are past that. They show inflation coming down in some cases much quicker than that. So we'll just have to see. And we have a different view, it's a different forecast really. Given our outlook, I don't see us cutting rates this year if we get our outlook turns true. As I mentioned just now, if we do see inflation coming down much more quickly, that'll play into our policy setting, of course. Hi, Chair Powell. Scott Horsley for NPR. One of the changes in the statement this month is that the committee is no longer listing public health as among the data points you'll consider in assessing conditions. What should we make of that? Does the Federal Reserve no longer see the pandemic as weighing on the economy? That's the general sense of it. I personally understand well that COVID is still out there, but that it's no longer playing an important role in our economy. And we kept that statement in there for a while, and I think we knew we would Molto take that vicino at ai some point. There's never 2,4. a Bene, perfect vediamo. time. Ma il GTR But we non thought funziona. that people are handling it better, and the economy and the society are handling it better now. It doesn't really need to be in in the Fed's monthly post-meeting statement. No, è il mio coniglio che ha fatto cadere la scopa. A health issue. Non è arrivato a 12,5, vediamo se... Hi, Chair Powell, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. I wanted to go back to another thing that Fed Vice Chair Lael Brainerd said recently. She said she doesn't see signs of a wage price spiral, and I'm wondering if you agree with that. I do. Yeah, I do. I don't see that yet, but the whole point is, once you see it, Poi è you finita have la... a serious problem. That means that effectively in people's decision making, inflation has become a really salient issue, and once that happens, that's what we can't allow to happen. And so that's why we worry that the longer we're at this, and the longer people are talking about inflation all day long, every day, the more risk of something like that. But no, there's not much. It's more of a risk. It always has been more of a risk than anything else. By the way, I think it's becoming less salient, and people are, we pick that up in conversations, and I've seen some data too that show people are, gradually, they're glad that inflation's coming down. People really don't like inflation, and as we see it coming down, that could also add a boost to economic activity. You look at the sentiment surveys now, and they're very, very low, with 3.5% unemployment and high wage increases nominally by historical standards. Why can that be? It has to be inflation, right? So I think once inflation is seen to be coming down in coming months, even you will also see a boost to sentiment, I hope.
So that's what you're looking at most closely is consumer expectations. That's at the very heart is consumers and businesses. Essentially, we believe that expectations of future inflation are a very important part of the process of creating inflation. That's a sort of a bedrock belief. In one way or another, it has to be. We think it's important. In this case, I would say the risk 8 months ago or so, longer-term inflation expectations had moved up. We moved quite vigorously last year. Expectations seem to be well anchored, including at the shorter end now, not just the longer end. So it's, and I think that's very reassuring. I think, the markets have decided and the public has decided that inflation is going to come back down to 2%, and it's just a matter of us following through. That's immeasurably helpful to the process of getting inflation down. The fact that people now do generally believe that it will come down, that'll be part of the process of getting it down, and it's a very positive thing. Thank you, Chair Powell. Greg Roth from Market Watch. In the minutes of the December meeting, there was a couple sentences that struck people as important. When the committee said participants talked about this unwarranted easing of financial conditions was a risk, and it would make your life harder to bring inflation down. I haven't heard you talk much about that today or in the statement, so I was wondering, has that concern eased among members, or is that still something you're concerned about? Thank you. I would put it this way, it's something that we monitor carefully. Financial conditions didn't really change much from the December meeting to now. They mostly went sideways or up and down, but came out in roughly the same place. It's important that the markets do reflect the tightening that we're putting in place. As we've discussed a couple times here, there's a difference in perspective by some market measures on how fast inflation will come down. We're just going to have to see. I'm not going to try to persuade people to have a different forecast. But our forecast is that it will take some time and some patience, and that we'll need to keep rates higher for longer. But we'll see. Ovviamente qua parla del mercato che non sta riflettendo, diciamo, le loro prospettive, cioè comunque il mercato riflette una prospettiva molto più positiva su quanto riguarda il high rate di inflazione. Lui ovviamente dice che il mercato non sta riflettendo invece la loro prospettiva, che è leggermente più negativa. Poi comunque dice si vedrà chi avrà ragione e vediamo, quindi ovviamente non è d'accordo con il pump del mercato neanche lui probabilmente. Hi, Chair Powell. Brendan Peterson with Punchbowl News. I wanted to ask if the Fed takes into account at all the debt ceiling when it comes to quantitative tightening, given the fact that rapid or faster quantitative tightening could bring us closer, faster to that drop-dead debt ceiling deadline. Could it play an effect as we get closer to that drop-dead deadline this summer? It's very hard to think about all the different possible ramifications, and I think the answer is basically I don't think there's likely to be any important interaction between the two, because I believe Congress will wind up acting, and as it will and must in the end, to raise the debt ceiling in a way that doesn't risk the progress we're making against inflation and the economy and the financial sector. I believe that will happen. We of course will monitor money market conditions carefully as the process moves on. For example, the Treasury General account will shrink down and then it will grow back up, and we understand there'll be lots of flows between there and the overnight repo facility and reserves. We understand all that, and we're watching it carefully. We'll just be monitoring. Thank you very much. Ok, ha finito, perfetto. Allora, vediamo un po' come sta andando il mercato, diamo un'occhiata al mercato, poi farò un po' di indagini in giro per vedere un po' qual è il sentiment del mercato in questi giorni. Allora, vediamo che intanto c'è stato un pump sulla notizia, ovviamente siamo ancora sotto la trendline questa qui. Secondo me non è un pump che ha lunga durata, andremo a vedere anche con gli earnings. Stasera c'è Meta, quindi vediamo intanto che ci sono ancora gli earnings che stanno andando, quindi come ho detto oggi, domani e venerdì sono 3 giorni importanti ovviamente, quindi potrebbe essere che il mercato tenga su. Per quanto riguarda la Fed non ha
scusatemi, non ha detto niente di diverso dall'altro meeting, quindi le prospettive, ha giudicato un po' il fatto che il mercato è molto positivo, ha detto ovviamente ci sono alcuni segni ma non quelli che noi vogliamo vedere, quindi noi vogliamo vedere qualcosa di più persistente, più dati, non abbiamo paura di andare troppo dalla parte opposta, quindi della hard e della high rate, la nostra paura invece è quella di non essere abbastanza aggressivi, quindi fare lo sbaglio opposto che i loro diciamo in precedenza altri governi avevano fatto in situazioni simili, cioè tagliando troppo presto e poi ritrovandosi di nuovo l'inflazione ai picchi, quindi quello non vogliono fare questo errore, l'ho ripetuto più volte, ovviamente adesso il mercato non so, il pump adesso probabilmente stanno cercando di portare sul mercato da alcune posizioni, ho visto che anche il DXY è sceso giù a livello diciamo di demand, vediamo qua a livello di supporto, poi vedremo anche il mercato delle cripto come sta reagendo, ovviamente è tutto bullish perché comunque il Nasdaq, ve l'ho detto, rappresenta il risk on asset, quindi ovviamente Nasdaq quando pumpa rappresenta il risk on asset. Dov'è il DXY? Vediamo un po', dov'è il DXY? Il DXY, eccolo qua il DXY. Allora DXY, ok, allora allora DXY è esattamente adesso nella zona di supporto che ovviamente come vedete qui aspettavo toccasse in qualche modo, quindi zona molto molto importante per il DXY, vediamo se cosa farà, ovviamente in questo momento è scorrelato dall'altra parte, quindi dall'altra parte se va giù questo, se va su questo va giù, vediamo la candela ancora non troppo rossa, quindi non è che c'è un forte sell su domanda qua, probabilmente è solo perché è inversamente correlato dagli altri asset più rischiosi dove la gente ovviamente sta pumpando in questo momento. Vediamo che siamo sopra la 200, quindi spaccato sopra la 200 ma non la 233, questa è la 150, quindi vediamo come finisce la giornata di oggi, andiamo a vedere il money flow ancora in divergenza sul giornaliero, andiamo a vedere sulle 4 ore. Money flow sulle 4 ore ancora molto basso, vedete qua molto in divergenza, leggermente spike a rialzo qua, questo un top, quindi già molto overbought in alcune cose. Direi ragazzi state attenti perché questi sono pump molto manipolativi, li ho visti più volte durante i discorsi per poi alla fine finire in un baratro verso il basso, quindi attenzione a queste cose. Vediamo un po' la chat invece. Bitcoin fermo, per quali stanno meditando quando far partire lo short, molto probabilmente ci saranno posizioni short che vedremo partire, però se fanno partire uno short squeeze molto probabilmente va dall'altra parte. Sulle 4 ore non si vedono grandi volumi rispetto al pump, sì un po' tardivo le 4 ore, nel senso le 4 ore devi aspettare che si chiuda la candela. Vediamo qua i volumi sono abbastanza alti in questa zona qui, anche sull'orario, vediamo qui. Anche sull'area c'è stato un mega spike e poi la seconda candela invece, come vediamo i volumi sono già un po' più bassi, però sta rispettando questa trend line, come ho detto, zona FIB c'è 12.500, una zona molto importante, ho detto già ha avuto a che fare con questo livello in passato, vediamo un attimo, mettiamo qua il nostro range. Bene, vediamo come si comporta quando arriva in questa zona molto importante. Poi Meta, che ora fanno gli earnings di Meta? Vediamo un po', che ore sono adesso? Ancora presto per gli earnings, quindi ancora non abbiamo visto gli earnings, però è su del 2.17% anche a Meta. Meta report for quarter, Meta likely to meet performance earning, quindi questo sarà importante. Infatti vediamo un attimo, quindi 40% di voi aveva detto dump, altri 40% ha detto pump, quindi ci siamo un 50-50, quindi decisione, e il 20% di voi era neutro, quindi sicuramente bisogna aspettare la giornata di stasera, vedere un po' come performa e come ci saranno, come performerà il Nasdaq soprattutto dopo gli earning di Meta e di altre compagnie. Vediamo anche l'SPX si è ripreso. Vediamo i livelli dell'XPX invece, dove è andato, si è un po' più lanciato a livello di FIB, vediamo, ancora indietro lui che l'ultimo pump è stato qui, quindi a livello 400, quindi c'è ancora un po' di spazio questo per salire in verità, quindi abbiamo ancora un po' di spazio per quanto riguarda l'SPX, vediamo qui, anche qua possiamo fare un FIB retracement e valutare alcune posizioni.
Vediamo un attimo da qui. Ok, 0,61 in questa zona, massimo qua, però mi sembra un po' difficile questa. Comunque 0,61 in questa zona chiave anche qui da tenere sott'occhio. Quindi niente, abbiamo questo pump momentaneo che dobbiamo tenere sott'occhio. Vediamo un po' Gold, vediamo Gold come ha performato. Ovviamente bene, perché il DXY è sceso tantissimo, ovviamente siamo ancora sulla stessa candela, quindi questa candela può fare di tutto ancora, però vediamo mega pump dell'oro, ovviamente è tornato ai massimi precedenti degli ultimi giorni. E Bitcoin invece 25, ok, eccolo qua Bitcoin 1.7%. Bitcoin ancora in range, comunque non ha fatto niente di impressionante, sinceramente mi aspettavo qualcosa di più se fosse stato bullish. Diciamo che allora, se era bullish sicuramente avremmo visto un pump molto più aggressivo per Bitcoin e il Nasdaq, secondo me, quindi avremmo visto proprio una continuazione più aggressiva. Ancora non siamo arrivati a prendere l'ultimo high qua, quindi vediamo un pump quasi controllato in un certo senso. Io terrei sott'occhio l'orario, le EME all'orario sono molto molto importanti, questo è uno dei motivi per cui sono rimasto ancora long su Bitcoin nella posizione che avevo preso, quindi sapevo che poi qualcosa del genere poteva accadere. Adesso abbiamo un doppio segnale da questa parte, ovviamente non confermato ancora sulle 4 ore perché la jam è proprio qui. Quindi ragazzi, penso per la giornata di oggi rimarrà invariato, cioè non penso vedremo grandi azioni, molto probabilmente dopo la chiusura dei mercati e domani ci sarà giornata importante di grandi earning, quindi il mercato continua a non credere alla Fed, continua a dire che la Fed farà invece pivot, taglierà, non crede alla narrativa della Fed, quindi bisogna vedere quando il mercato comincerà a realizzare invece che non è proprio tutto rosa e fiori, bisogna dargli un po' di tempo, probabilmente ancora un po'. E niente ragazzi, questo è tutto per la live per quanto riguarda la Fed. Nei prossimi giorni vi aggiornerò, ovviamente qui dentro la community aggiornerò anche probabilmente già domani mattina su alcune cose, alcune posizioni che potremo magari riprendere o aggiungere per quanto riguarda come siamo posizionati sul mercato. E niente, se vi interessa ragazzi ovviamente a far parte della community premium trovate il link sotto tutto quanto. E grazie per aver partecipato a questa live, spero vi sia stata utile in qualche modo e ci vediamo al prossimo video.